Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata a Masters of the Universe dipingendo Skeletor. Utilizzeremo, come per il precedente episodio, che vi lascio qui sotto in descrizione, tecniche miste di pennello e aerografo per tirare fuori il meglio da queste miniature da gioco. Come per i Men, dopo aver rifinito e lavato il modello, iniziamo con un primer nero e coprente. Possiamo utilizzare quello a bomboletta, come Vallejo o Citadel, se ci troviamo comodi, oppure, dato che con il caldo diventa complicato utilizzarle, optare per l'aerografo e avere una stesura sottile e omogenea. Una volta che sarà asciutto, potremo tirare fuori i volumi del modello per sfruttarne al massimo il contrasto. Come mostrato in altri video, possiamo usare un primer o un colore bianco, correttamente alleggeriti con del thinner, oppure un inchiostro se abbiamo problemi a trovare la corretta consistenza. Il bastone di Skeletor sarà la principale fonte di luce, quindi concentriamo le luci da quel lato, lasciando l'altro più scuro in forte contrasto. Lo lasciamo asciugare e siamo pronti a dare colore a questa base. Iniziamo quindi con un blu brillante, sia esso come nel mio caso in tubetto, molto viscoso, o più liquido come nel caso AK. In ogni caso troviamo la consistenza del latte unendola a pari quantità di thinner nell'aerografo e mischiando con un pennello vecchio, così da non ritrovare grumi. Possiamo anche creare il colore in un piattino esterno e solo dopo inserirlo nel serbatoio. Con questo blu più scuro coloriamo le aree scure sul modello, ovvero tutte quelle in ombra e penombra. Se rimaniamo vicini al modello e impostiamo la pressione tra 1.4 e 1.8 bar, riusciamo ad essere più precisi e a non sforare con la pittura, anche ruotando il modello al bisogno. A questo punto dovrebbe essere rimasta l'area più vicina al bastone con il bianco fatto prima. Lasciamo asciugare e intanto prepariamo nell'aerografo il colore azzurro come fatto poco fa con il blu. Lo utilizzeremo nelle zone bianche, nelle quali apparirà ovviamente più chiaro e brillante, ma anche nelle aree di transizione, senza insistere troppo, così che si crei un bel gradiente. Aggiungiamo quindi qualche goccia di bianco alla miscela, diluiamo correttamente e otteniamo un azzurro molto chiaro. A questo punto non ci resta altro che intensificare la luce nelle aree più in vista, seguendo l'anatomia di Skeletor e soprattutto rimanendo solo all'interno delle aree azzurre, ad eccezione del bastone che facciamo interamente con questo colore. Se abbiamo poca esperienza con l'aerografo potrebbe risultare più facile fare questa fase a pennello, ma con la pratica diventa molto semplice e permette di ottenere ottimi risultati in meno tempo. Ora che la base dell'intero skin tone è pronta, non ci resta che occuparci degli altri elementi. Partiamo scegliendo un bel viola intenso, nel mio caso il Violet Chimera. Lo utilizziamo come colore di base per tutti gli indumenti di Skeletor. Se non lo usiamo completamente coprente, ma che lascia appena intravedere il sotto, riusciamo a sfruttare le differenze cromatiche della base. In caso lo usassimo troppo coprente non è un problema, perché comunque fra poco ci occuperemo di illuminarne i volumi. Per ora non coloriamo la spada, il bastone e il gonnellino peloso. Creiamo quindi un mix più chiaro unendo bianco e magenta al violet appena usato. Con questo color lilla andiamo a mettere in evidenza appunto le parti più luminose, lasciando il viola come ombre. Queste saranno le luci nella parte luminosa, in corrispondenza dell'azzurro per intenderci, mentre dopo useremo un colore appena diverso per le parti nella sezione in ombra. Una volta illuminate le aree corrette, alleggeriamo appena il colore, scarichiamo il pennello e con una velatura leggera andiamo a sfumare lo stacco, rendendo il passaggio tra ombre e luci più morbido. Aggiungiamo altro bianco alla miscela e inseriamo piccoli punti ancora più chiari a definire meglio i profili delle forme e a raccogliere la luce in aree ristrette e più in generale a creare un ulteriore step di luce da utilizzare solo in quelle aree vicine alla testa del bastone luminoso.
Per non lasciare le ombre completamente scure, creiamo una miscela più scura di quella usata prima e con una maggior percentuale di magenta. La utilizziamo quindi nelle aree di ombra lasciate finora intonse per far emergere i volumi. In questo modo daremo comunque definizione al modello, ma creando più varietà cromatica e rimanendo ad un livello di luminosità coerentemente più basso rispetto al lato luminoso. Ultimiamo le zone di luce su cui abbiamo lavorato prima e che ora saranno completamente asciutte con piccoli punti di bianco puro. Questo stesso colore ci è utile per creare la base luminosa nell'incavo degli occhi, che coloreremo fra poco, così come per la gemma sul petto. Creiamo quindi un mix tra un bel giallo acceso vivace e il verde oliva e utilizziamolo come base per dipingere il viso di Skeletor. Aggiungiamo altro giallo al mix e ne otteniamo una versione ancora più chiara che usiamo per mettere in evidenza con precisione i lineamenti, quindi gli zigomi, i denti e il mento. Aggiungere bianco al terzo e ultimo step ci permette di attirare subito l'attenzione dello spettatore sul viso, che deve sempre essere il fulcro. Basteranno davvero pochi punti molto luminosi. Passiamo quindi alla gemma e agli occhi, per i quali prendiamo un rosso molto intenso. Creiamo una base piena e coprente per la gemma, mentre per gli occhi cerchiamo con precisione di inserire solo 2 pallini negli incavi, lasciando spazio per un bordo esterno. Con il colore nero segniamo proprio questo bordo appena lasciato, cercando di rimanere all'interno dell'incavo e a non sforare sul viso. Ora che il viso è completo, torniamo sulla gemma. Aggiungiamo del bianco al rosso appena usato e ne creiamo una versione chiara. La utilizziamo per creare la base del punto luce più intenso, rivolto verso il bastone, e un archetto nel lato opposto. Aggiungiamo poi la luce massima nel cerchio e qualche leggero colpo di luce all'interno dell'archetto, come a simulare piccoli riflessi. In ultimo possiamo scurire appena il centro, ovvero lo spazio tra archetto e cerchio, come a simulare il fondo piatto della gemma. Restano pochi elementi di cui occuparci e uno di questi è il gonnellino, che coloriamo completamente con il colore nero. Questo fungerà da base sia per questo elemento che per la spada che porta sulla schiena. Schiariamo il nero con una punta di bianco e con il grigio ottenuto e un pennello sottile mettiamo in evidenza le ciocche più in vista. Lo utilizziamo anche come base del metallo per la spada. Nella parte rivolta verso il basso rimarrà come colore unico, mentre nella parte alta lo arricchiamo con più luce. Aggiungiamo quindi più bianco e con questo grigio chiaro creiamo i riflessi della luce sulla lama molto semplificati. Segniamo il profilo così come dei riflessi trasversali di dimensioni diverse. Poi, passando il colore alleggerito sulle aree di ombra, creiamo un meno contrasto. Infine, con il bianco puro intensifichiamo qualche riflesso inserendo linee sottili. Ovviamente nulla vieta di utilizzare i colori metallizzati, soprattutto su miniature da gioco, ma ormai avrete capito che a me questa tecnica piace molto e cerco di utilizzarla ovunque possibile. Torniamo ora per un momento su Skeletor, nel quale aggiungiamo qualche luce anche in zone lontane dal viso, come i piedi, ma sempre senza esagerare per non distogliere l'attenzione dal focus. Teniamo quindi da parte l'azzurro che usiamo ancora fra pochissimo e passiamo per un momento al bastone. Intensifichiamo le parti interne del teschio, così che appaia come illuminato dall'interno. Lo facciamo nell'area degli occhi, dei denti e tra le varie linee delle corna ricurve. Per concentrare l'attenzione e la parte luminosa alla sola testa del bastone, inseriamo una colonna bianca solo nella parte alta del bastone e poi con una miscela di bianco e azzurro sfumiamo appena gli stacchi, così che anch'essa appaia illuminata dall'interno. Non ci resta che occuparci della basetta e per farlo ci affideremo alla cara vecchia ruota dei colori.
Dato che il soggetto è tutto sui colori del blu-azzurro, per creare un contrasto forte scegliamo il colore opposto, ovvero l'arancione. Partiamo da una base con un rosso scuro mattone per tutta la basetta. Come già detto nel primo episodio, il mio obiettivo qui è di usare colori intensi che rimandino alle colorazioni anni 80. Una volta asciutto passiamo ad un arancione acceso, con il quale coloriamo tutti i lati delle rocce ad eccezione di quelle più in ombra e dei recessi. Ultimiamo il tutto con qualche colpo di luce con un arancione ancora più acceso e brillante. Rifiniamo la basetta come sempre con il colore nero e terminiamo così la miniatura di Skeletor di Masters of the Universe. Come sempre spero che anche i consigli di questo video vi siano utili per le vostre miniature. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.